Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video e vi ricordo, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it dove troverete quotidianamente articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione di questo video. Oggi di cosa vi parlo? Oggi vedete che sono vestito in modalità sync, quindi vi parlo di un microfono, un nuovo microfono, ma prima la sigla. Synco nell'ultimo periodo ha presentato una serie di nuovi interessanti prodotti. Nello specifico sono usciti tanti prodotti inerenti al mondo della smartphone videography. Perché? Perché oggi comunque la richiesta del mondo smartphone è abbastanza importante. Lo smartphone fa ottimi video sotto alcuni punti di vista, ma lato audio ha comunque ancora tante limitazioni. Contestualmente Synco non si è fermata a produrre altre tipologie di prodotti, ha prodotto anche un altro microfono che l'abbiamo già disponibile sul mercato italiano presso i rivenditori autorizzati che vi posto in descrizione, che possiamo definirlo un prodotto compatibile sì per il mondo smartphone, ma ottimo anche per il mondo video con fotocamera o con cinepresa. Parliamo di un microfono a cardioide, parliamo di un microfono a shotgun come forma di prodotto, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, e si chiama U3. Abbiamo già visto altri prodotti, nello specifico l'U1, di cui vi posto il link al video in descrizione. Quelli erano prodotti nati esclusivamente e prettamente per il mondo della smartphone videography, perché avevano l'aggancio o Lightning o USB-C o comunque da mini jack per smartphone. Questo prodotto invece è un prodotto che teoricamente è perfetto per il mondo dello smartphone, ma è anche ottimo e funzionante nel mondo della registrazione video su fotocamere, cineprese e mirrorless. Prima di tutto, a questo punto, apriamo il packaging e vediamo che cosa contiene la confezione. Quindi, noi abbiamo dentro la confezione, come solito, il manuale, e una cosa molto importante del manuale è che c'è sia la scheda tecnica sia il contenuto della confezione, ma una cosa che apprezzo molto di Synco, oltre ovviamente al manuale d'uso e a come funziona, anche il pattern polare, di cui vi ho parlato in un video che vi posto qui per poterlo rivedere, vi spiego cosa serve e come si legge un pattern polare. Qua parliamo di un pattern polare a cardioide, quindi comodo per riprendere soggetti non troppo vicini con un raggio abbastanza ampio, ma non troppo ampio da prendere eventuali rumori di fondo. Abbiamo sotto anche alcune informazioni tecniche, queste ve le posto nell'articolo inerente a questo video e le troverete poi anche nei prodotti sugli e-commerce che vi posto in descrizione. Non entro troppo nel dettaglio, ma parliamo comunque di parametri assolutamente interessanti. Ecco, noterete anche quando vi collegherete negli e-commerce che il prezzo è veramente interessante. Apriamo la confezione e ci troviamo dentro, prima di tutto, alcuni accessori. Quindi vediamo un cavo USB e dall'altra parte USB di tipo C, un cavo che parte USB di tipo C e dall'altra parte è un mini jack TRRS, quindi teoricamente per smartphone solo, l'adattatore vite 1/4 per posizionare il microfono sulle slitte delle fotocamere o delle cineprese, una comoda sacca di trasporto brandizzata Synco, un altro magnete che dopo vedremo come si usa e il microfono stesso. Quindi vedete il microfono è molto compatto come tipologia di microfono e ha una serie di particolarità. Primo di tutto è a forma di fucile, di canna di fucile, proprio per dare quella particolare ripresa audio di tipo cardioide, quindi più direzionale, da poterlo tenere non per forza attaccato come ho un omnidirezionale con capsula integrata come il G2 che sto utilizzando, ma per poterlo tenere direttamente sulla fotocamera stessa. Alzando il volume si va ad aumentare la pressione sonora che arriva da un'area ben determinata e non da tutto l'ambiente intorno. Questo ci permette di evitare di avere dei rumori di fondo che possono arrivare non da dove è il soggetto che state riprendendo, ma a 90 gradi ad esempio dal soggetto. Il microfono è ricoperto da una spugna
installate che non si stacca, quindi che permette di andare ad attutire, proprio perché i microfoni di tipo shotgun a diagramma polare cardioide, come vi ho spiegato nel video che vi dicevo prima, hanno delle problematiche quando si emettono le P, le T, le R, per una questione proprio di tipologia di registrazione, con la spugna posizionata davanti un po' si va a ovviare a questo problema. Che altro abbiamo? La parte posteriore è magnetica, infatti, come vedete, si agganciano magneticamente le due plate di ferro date in dotazione con l'adesivo dietro. Questo perché? Perché vedremo dopo dove poterlo andare ad installare comodamente. Ha anche una sorta di blocco, quindi immaginate che lo andate a posizionare da qualche parte o su un telefono o su un altro supporto, rimane all'altezza desiderata senza andare a spostarsi, quindi è un ulteriore punto di ancoraggio. Intorno al microfono abbiamo i vari comandi e una serie di agganci. Partiamo dall'aggancio. Nella parte sotto troviamo la vite 1/4 a cui si può andare ad agganciare questo comodo accessorio per posizionare il microfono stesso su una slitta flash di una fotocamera o di una cinepresa. Abbiamo nel lato sinistro l'uscita cuffia, oramai siamo abituati ai prodotti Synco ad avere una uscita cuffia. Questa uscita cuffia dà la possibilità di sentire l'audio in tempo reale anche per le fotocamere o gli smartphone che non hanno integrato una possibilità di sentire l'audio da una propria uscita cuffie dedicate. Abbiamo il guadagno, è un guadagno con una rotella regolabile non a scatti ma lineare, in cui possiamo andare a regolare il livello del volume in entrata. Andiamo a vedere la parte alla nostra destra e troviamo in basso l'innesto USB di tipo C, dove si possono fare due cose. La prima cosa è caricare la batteria, perché abbiamo una batteria integrata da 500 mAh, caricabile con l'USB di tipo C in dotazione verso un USB normale, che poi possiamo utilizzare un alimentatore a rete, una durata indicativa addirittura con un volume di uscita a medio volume di circa 40 ore, quindi parliamo di un prodotto che dopo che è stato caricato dura tantissimo. Poi abbiamo sopra all'innesto USB di tipo C il pomello di taglio delle frequenze basse, può essere spento, può essere tagliato a 75 Hz, può essere tagliato a 150 Hz. Nella parte superiore abbiamo il pulsante di accensione, che per accenderlo basta tenere premuto qualche secondo un LED di colore verde acceso. Possiamo, sempre con lo stesso pulsante, se lo premiamo una volta, trasformare il LED in colore rosso. Cosa vuol dire? Abbiamo messo il microfono in muto. Possiamo riaccenderlo sempre ripremendo il pulsante. Poi abbiamo, sempre nella parte qua sopra, oltre alla possibilità di vedere il verde, vediamo anche il taglio bassi, con il primo indicatore blu, l'indicatore blu più vicino alla LED verde o rosso, e il secondo taglio bassi, e il LED blu si va a spostare ancora più a sinistra, così sappiamo se è a 150, a 75 o a 0 Hz. Il prodotto di per sé è molto semplice. Come si fa a far passare il segnale audio? Sempre dall'uscita USB. Come abbiamo già visto nel microfono D30, di cui vi posto il video in descrizione, il segnale esce via USB, quindi esce un segnale digitale che viene passato tramite il cavo in dotazione a mini jack di tipo TRRS, quindi compatibile con gli smartphone, ma che in automatico, se collegato alla fotocamera, diventa compatibile con le fotocamere. Quindi abbiamo un unico cavo di uscita del segnale audio. Collegandolo noi abbiamo il prodotto pronto all'utilizzo. Il prodotto, come vi dicevo, è già disponibile sul mercato. Queste sono le caratteristiche. Di per sé è un prodotto molto semplice, mi ricorda molto anche già la serie 3 dei microfoni a cardioide, infatti anche questo è il numero 3, è molto più compatto e ha una batteria integrata, quindi ha delle caratteristiche diverse rispetto all'altro che aveva le batterie di tipo stilo integrate ed era un pochino più grande ed era in materiale un pochino più plastico e non aveva la parte magnetica. A questo punto quello che possiamo fare è collegare questo microfono alla seconda fotocamera e vi faccio sentire mentre parlo la differenza di audio da una registrazione di tipo
omnidirezionale con il 5G2 che ho posizionato un po' in alto, ma perché la maglietta ha il collo in alto ho evitato di posizionarla in basso, e il Synco U3 posizionato sulla fotocamera a circa 1,50 m, 2 metri di distanza da me, in modo da sentire l'effetto che ne risulta, in un ambiente, come sentite, molto reverberato. Ok, provvediamo quindi a collegarlo sulla seconda fotocamera. Bene, abbiamo adesso installato il Synco U3 sulla seconda camera in modo che vi faccio sentire il livello di registrazione. L'abbiamo installato sopra tramite l'accessorio preposto e puntato dritto verso dove sto parlando io. Io in questo caso sto parlando non dritto perché ho la camera posizionata qua, quindi è lievemente laterale. Il vantaggio di parlare io non troppo dritto ma lievemente laterale è che vado a evitargli di fare sentire le consonanti fastidiose ai microfoni di tipo cardioide. Quindi sto dando un ulteriore vantaggio al microfono, cioè se mi avvicinassi e parlassi in questa ottica si sentirebbero molto di più le P, le T, le R mentre sto parlando e darebbe un pochino più fastidio. Quello che facciamo adesso è alzare o abbassare il guadagno iniziale, giusto per capire anche il livello del volume, a che pressione sonora può essere, e un'altra cosa che vi faccio sentire, che vi mostro in sovrimpressione, è quando facciamo il cambio dei tagli dei bassi, quindi nessun taglio, taglio a 75, taglio a 150 Hz. Ok, ora proviamo quindi a cambiare il volume e farvi vedere fino a dove può arrivare il Synco U3, è a circa 2 metri di distanza da me. Abbiamo regolato anche il volume della fotocamera in manuale per avere un livello medio, per poter avere sufficiente potenza e il meno rumore di fondo limitatamente alla potenza erogata. Quello che abbiamo fatto, abbiamo variato un pochino il livello per farvi sentire la differenza del volume che se ne percepisce in fase di acquisizione, e adesso invece proviamo a cambiare il fader del taglio dei bassi. Ora stiamo provando a cambiare il volume di ingresso del Synco U3 dal minimo al massimo. Ovvio che a monte avevamo già fatto una pre-regolazione sulla fotocamera per capire a che livello andarlo circa posizionare per far sì che la mia voce venisse registrata bene con il minimo rumore di fondo possibile. Ora un'altra cosa che possiamo andare a fare è fare il check del taglio dei bassi. Ok? Abbiamo appena spostato il pomello da flat a taglio dei bassi a 75 Hz, quindi questo è quello che sentite tagliando tutto ciò che passa nelle frequenze sotto i 75 Hz, e parlando può convenire tagliare a 75 Hz perché la voce, anche se è un po' baritonale, non arriva quasi mai a dei livelli così bassi, rischia di prendere dentro anche dei rumori di fondo. Andiamo a questo punto a fare il taglio a 150 Hz. Ok, ora abbiamo tagliato a 150 Hz, probabilmente sentirete un lieve taglio delle mie frequenze basse se ascoltate il video in cuffia. Se lo ascoltate non in cuffia probabilmente non sentirete grandi differenze, anche perché bene o male una voce parlata oscilla tra i 300 e i 1000-1500 Hz, quindi parliamo di frequenze molto più alte. Ovvio che le armoniche generate dalla voce sono di uno spettro molto più ampio ed è facile che qualche armonica vocale, ma non sto cantando, quindi è molto più difficile percepirla, potreste non sentirla. Questo è quanto. Il microfono di per sé l'utilizzo è molto semplice, come avete visto io l'ho collegato direttamente alla fotocamera nell'ingresso jack TRS, nonostante il cavetto fosse un TRRS, quindi avesse 3 pin per poterlo collegare anche agli smartphone. Collegandolo agli smartphone ovviamente riusciamo a utilizzarlo perché viene rilevato in automatico. Il prodotto, come vi ho detto, è già disponibile sul mercato presso i rivenditori autorizzati che vi posto in descrizione. Se avete dubbi o domande su questo microfono non esitate a porle nei commenti che vi risponderemo quanto prima. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. Se vi piacciono i nostri contenuti iscrivetevi al canale YouTube abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità che escono sul nostro canale. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it, dove troverete quotidianamente articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione di questo video e la scheda tecnica del prodotto stesso. Vi ringrazio di nuovo e ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!